L'aula del tribunale era gremita di spettatori quando mia moglie Victoria si alzò in piedi e puntò il dito, perfettamente curato, verso di me. La sua voce rimbombò contro le pareti di Mogano mentre dichiarava al giudice, alla giuria e a tutti i presenti che non ero altro che un approfittatore d'oro, un uomo che l'aveva sposata solo per i suoi soldi. Il suo avvocato, Blake Morrison, l'uomo con cui aveva tradito da 8 mesi, annui entusiasta in segno di accordo. Il suo sorriso compiaciuto lasciava intendere che fosse già convinto di aver vinto. Poi, la giudice Patricia Andrews abbassò lo sguardo dalla sua postazione, si aggiustò gli occhiali da lettura e disse qualcosa che fece tacere l'intera aula. Quindi, un reddito annuo di $550.000 è ancora considerato un approfittare, signor Hayes. È questo che sta dicendo a questo tribunale. Il volto di Victoria passò da sicuro a confuso in mezzo secondo. Cosa? Quanto? La bocca si apriva e chiudeva come un pesce che annega nell'aria. L'espressione compiaciuta di Blake si sciolse in shock e io rimasi seduto al banco degli imputati, guardando mia moglie di 12 anni rendersi conto che in realtà non aveva mai saputo chi fossi davvero. Mi chiamo Nathan Pierce. Ho 39 anni e fino a 6 mesi fa pensavo di avere un matrimonio piuttosto solido. Non perfetto, ma stabile. Di quelli in cui ti completi le frasi a vicenda e sai come l'altro prende il caffè. Victoria Hayes e io ci siamo conosciuti a una raccolta fondi benefica 13 anni fa. Lei era una dirigente in ascesa alla Hayes Corporation, la società di consulenza tecnologica che suo padre aveva costruito dal nulla. Io lavoravo come analista finanziario in una società di investimento di medio livello, guadagnando bene, ma nulla di eccezionale. Prima di addentrarci nella storia, se vi sta piacendo quello che sentite, vi prego di iscrivervi al canale e lasciare un commento qui sotto dicendo cosa pensate succederà dopo. E non dimenticate di mettere mi piace a questo video. Aiuta davvero il canale a crescere. Torniamo al dramma in tribunale. Victoria era magnetica fin dal primo momento in cui l'ho incontrata. Aveva un'energia che riempiva ogni stanza in cui entrava. Capelli scuri sempre perfettamente acconciati, tailleur firmati che probabilmente costavano più del mio affitto mensile, e occhi capaci di leggere un bilancio più velocemente di quanto la maggior parte delle persone leggesse un menù. Era brillante, ambiziosa, e quando rivolgeva quell'attenzione a te, era come stare sotto il sole. Il nostro matrimonio fu riportato nella sezione economica del Chronicle. Victoria Hayes, neonominata vicepresidente delle operazioni alla Hayes Corporation, sposa Nathan Pierce, analista finanziario senior. Suo padre, Gerald Hayes, fece un brindisi dicendo quanto fosse felice che sua figlia avesse trovato qualcuno con i piedi per terra, pratico, qualcuno che non si sarebbe fatto intimidire dal suo successo. I primi anni andarono bene. Anzi, benissimo. Comprammo una casa a Riverside Heights, una di quelle ville vittoriane restaurate con pavimenti in legno originali e vista sulla città. Victoria organizzava cene per i suoi colleghi d'affari. Io gestivo i nostri investimenti e tenevo in ordine le finanze di casa. Parlavamo di avere figli, forse dopo che Victoria fosse diventata socia, forse dopo che io fossi diventato direttore generale. Ma intorno al 7° anno, qualcosa cominciò a cambiare. Victoria fu promossa a direttore operativo, poi vicepresidente esecutivo. Le sue ore di lavoro si allungarono, i viaggi d'affari divennero più frequenti e le nostre conversazioni più brevi. Cominciò a guardarmi in modo diverso, come se fossi parte dell'arredamento che non notava più da anni. Provai a parlarle, suggerì terapia di coppia, weekend fuori, qualsiasi cosa per riconnetterci. Ma Victoria era sempre troppo impegnata con rapporti trimestrali, riunioni del consiglio, acquisizioni. E cominciai a notare altre cose. Un nuovo profumo che indossava solo nei giorni di viaggio d'affari. Il telefono sempre rivolto verso il basso sul tavolo. Messaggi misteriosi che la facevano sorridere in modi che non vedevo da mesi. Poi arrivò la serata di beneficenza lo scorso ottobre. La Hayes Corporation organizzava la raccolta fondi annuale per i programmi di alfabetizzazione infantile. Victoria insistette che partecipassi, anche se di solito preferivo saltare i suoi eventi di lavoro.
Diceva che l'immagine era migliore con i coniugi presenti. Avrei dovuto capire che qualcosa non andava già allora. Indossavo il completo Tom Ford che mi aveva regalato per il nostro 10° anniversario. Arrivai al Four Seasons Ballroom, dove 500 tra i più influenti della città bevevano champagne che costava più di molte rate d'auto. Victoria era al centro dell'attenzione vicino ai tavoli dell'asta silenziosa, ridendo a qualcosa che diceva il suo nuovo avvocato aziendale. Blake Morrison, alto, con capelli argentati e quel fascino studiato che deriva da anni di ore fatturabili e un'etica morale flessibile. Li osservai insieme per una ventina di minuti prima di capire il modo in cui lui le toccava il gomito per sottolineare un punto. Come lei si chinava quando lui sussurrava qualcosa. Le battute private che li facevano ridere come adolescenti. Mia moglie aveva una relazione con il suo avvocato, e nessuno dei due cercava nemmeno più di nasconderlo. Non li affrontai quella sera. A cosa sarebbe servito? Se qualcuno vuole tradire, lo farà comunque. Tornai a casa, mi versai 3 dita di whisky e cominciai a pensare a cosa sarebbe successo dopo. Le carte del divorzio arrivarono 2 settimane dopo. Stavo lavorando da casa, rivedendo la ristrutturazione del portafoglio di un cliente, quando bussò il corriere. Victoria me le fece recapitare a casa come se stesse notificando lo sfratto a un inquilino moroso. Nessuna conversazione, nessuna spiegazione, solo un fascicolo di documenti legali con piccoli segnalibri gialli dove dovevo firmare. Li lessi con attenzione. È quello che fai quando hai passato 15 anni a esaminare documenti finanziari per lavoro. Leggi le clausole nascoste. E quelle nel fascicolo di divorzio di Victoria erano spietate. Lei sosteneva che io non avessi contribuito nulla al matrimonio. Che avessi vissuto del suo successo per 12 anni. Che fossi, nelle parole accuratamente scelte del suo avvocato, un coniuge approfittatore che aveva sposato al di sopra della sua condizione e ora pretendeva un risarcimento, per il suo stile di vita parassitario. Voleva la casa, i conti di investimento, persino l'auto che avevo comprato con i miei soldi 3 anni prima. E mi offriva esattamente $50.000 come accordo per andarmene in silenzio. Ero seduto nella nostra cucina, la stessa dove avevamo fatto colazione insieme ogni domenica mattina per 12 anni, e realizzai che Victoria non aveva la minima idea di cosa facessi davvero per vivere. Pensava che lavorassi ancora come analista finanziario, guadagnando $80.000 l'anno in qualche società di medio livello, lo stesso uomo che aveva sposato 13 anni prima, grato che una donna come lei si fosse accorta di lui. Ma non ero più quell'uomo. Neanche lontanamente. 8 anni fa avevo lasciato la società di investimenti e fondato la mia società di gestione patrimoniale, Pierce Capital Advisory. Cominciai in piccolo, solo io e un ufficio condiviso, gestendo portafogli per piccoli imprenditori e dirigenti di medio livello, persone che avevano costruito qualcosa di reale e avevano bisogno di qualcuno di affidabile per farlo crescere. Lavorai 18 ore al giorno per i primi 3 anni, costruendo relazioni, dimostrando il mio valore, mostrando ai clienti che potevo garantire rendimenti senza correre rischi stupidi. L'attività crebbe. Assunsi 2 consulenti junior, poi 5, poi 12. Ci trasferimmo in un vero ufficio in centro, con pareti di vetro, sedie ergonomiche e una macchina del caffè che costava più della mia prima auto. La mia clientela si ampliò includendo medici, avvocati, imprenditori di successo, persone con soldi seri che avevano bisogno di competenze serie. Al 5° anno, Pierce Capital Advisory gestiva oltre $400 milioni in asset dei clienti. L'anno scorso superammo gli 800 milioni. Il mio reddito personale, tra commissioni di gestione, bonus di performance e partecipazione agli utili, raggiunse $550.000. E quest'anno ero sulla buona strada per superare i 600.000. E Victoria non ne aveva la minima idea. Nessuna. Perché non mi ero mai preso la briga di correggerla, lasciando che pensasse che fossi ancora solo Nathan, l'analista finanziario. Lavoravo da casa. La maggior parte dei giorni tenevo il mio ufficio separato dalla nostra vita condivisa e non sentivo il bisogno di competere con il suo successo. Lei stava costruendo l'impero di suo padre.
Io il mio. Pensavo fossimo partner in progressi paralleli. Mi sbagliavo. La cosa dell'essere analista finanziario è che impari a pianificare le contingenze. Impari che le persone mentono, i mercati crollano, e l'unica persona di cui puoi davvero fidarti sei te stesso. Così, 6 mesi prima che Victoria chiedesse il divorzio, proprio quando avevo notato l'inizio della relazione, feci qualcosa di cui non sono particolarmente orgoglioso, ma di cui non mi pento affatto. Assunsi un investigatore privato, il detective Raymond Cole, ex poliziotto diventato professionista della verità. Gli diedi un mandato di 3 mesi con un anticipo di $15.000 per documentare tutto sulla relazione tra Victoria e Blake Morrison. Ogni incontro in hotel, ogni viaggio d'affari che non era affatto di lavoro, ogni bugia che mi aveva detto sul lavoro fino a tardi. Cole consegnò un fascicolo spesso 3 dita. Foto di Victoria e Blake che entravano all'hotel Riverside ogni martedì e giovedì pomeriggio. Estratti conto delle carte di credito che mostravano Blake pagare gioielli, borse firmate, weekend in campagna vinicola per Victoria. Messaggi tra loro che parlavano del loro futuro insieme, di come avrebbero gestito il divorzio, di quanto si aspettassero di ottenere da me nel patteggiamento. La prova più incriminante fu una conversazione telefonica registrata tra Victoria e Blake in cui discutevano la loro strategia. Avevano deliberatamente svalutato la mia carriera per far sembrare che io avessi vissuto del reddito di Victoria. Avevano pianificato di dipingermi come un mantenuto che non contribuiva a nulla mentre lei costruiva il suo impero. Blake aveva persino istruito Victoria su cosa dire in tribunale, come presentarsi come la vittima di un marito mercenario. Pensavano fossi una preda. Non avevano idea che fossi 3 mosse avanti da mesi. Quando arrivò il giorno dell'udienza, mi presentai con un abito che costava meno di quanto Victoria probabilmente immaginasse. Il mio avvocato, Jennifer Martinez, era una persona che conoscevo dai tempi della business school, acuta, metodica e assolutamente spietata quando necessario. Aveva esaminato l'indagine di Cole e aveva sorriso in un modo che mi fece sentire fortunato ad averla dalla mia parte. L'aula era gremita. Victoria se ne era assicurata la presenza. Tutto il suo team esecutivo era lì, a sostenere la loro CEO sotto attacco. I media economici avevano fiutato la notizia, probabilmente grazie al team di pubbliche relazioni di Victoria. Volevano che fosse una storia di una donna potente che si difende da un marito approfittatore. Ma stavano per assistere a una narrazione molto diversa. Blake Morrison si alzò per primo, con i capelli argentati perfettamente pettinati e un abito da $3.000 stirato alla perfezione. Iniziò la sua dichiarazione d'apertura con la sicurezza di chi non ha mai perso una causa che non meritava di perdere. Vostro onore, questo caso è molto semplice. La signora Victoria Hayes, CEO della Hayes Corporation, ha sposato il signor Nathan Pierce quando lui era un analista finanziario in difficoltà, con uno stipendio di circa $80.000 l'anno. Durante i 12 anni di matrimonio, la signora Hayes ha sostenuto il signor Pierce finanziariamente, emotivamente e professionalmente. Gli ha garantito uno stile di vita che da solo non avrebbe mai potuto raggiungere, una casa da $1 milione, veicoli di lusso, accesso a circoli sociali ben al di sopra della sua condizione. Fece una pausa per effetto, guardando il giudice, poi me. E ora, di fronte alla fine di questo matrimonio, il signor Pierce si aspetta un risarcimento per cosa? Per aver vissuto del successo di sua moglie. Per non aver contribuito a nulla mentre lei costruiva un impero da $1 miliardo. Questo tribunale dovrebbe riconoscere il signor Pierce per quello che è realmente, un approfittatore che ha sposato per soldi e ora pretende un compenso per il suo stile di vita parassitario. Blake si sedette, soddisfatto. Victoria gli strinse la mano sotto il tavolo. Il gesto non passò inosservato a nessuno in aula, nemmeno al giudice Andrews, il cui sguardo lasciava intendere che si era già fatta un'opinione sul caso. Jennifer si alzò lentamente, sistemandosi gli occhiali da lettura. Non si affrettò, non fece scenate, si avvicinò con calma al centro dell'aula e si rivolse direttamente al giudice. Vostro onore, il mio cliente, il signor Nathan Pierce, desidera chiarire alcuni fraintendimenti riguardo alla sua carriera e ai suoi contributi finanziari a questo matrimonio.
Con il permesso del tribunale, vorrei presentare come prova le dichiarazioni dei redditi del signor Pierce degli ultimi 8 anni. Blake si alzò immediatamente. Obiezione, vostro onore. Questo è un tentativo trasparente. Obiezione respinta, interruppe il giudice Andrews. Vorrei molto vedere queste dichiarazioni, signor Morrison. Prego, continui, signora Martinez. Jennifer si avvicinò al banco con una cartellina contenente 8 anni della mia storia finanziaria. Le mie dichiarazioni dei redditi, i documenti di costituzione della società, i contratti con i clienti, tutto ciò che dimostrava che Pierce Capital Advisory era reale e prospera. Consegnò copie al giudice, a Blake e a Victoria. Guardai il volto di Victoria mentre apriva la cartellina, vidi i suoi occhi scorrere la prima pagina. Osservai il momento esatto in cui vide il mio reddito dell'anno precedente, $547.892. Il suo volto divenne completamente bianco. Blake stava guardando la sua copia, la sua espressione sicura si sgretolava come carta bagnata. Vostro onore, continuò Jennifer, il signor Pierce è fondatore e CEO di Pierce Capital Advisory, una società di gestione patrimoniale che attualmente amministra oltre $800 milioni in asset dei clienti. La sua azienda impiega 15 persone ed è in attivo da 6 anni consecutivi. Lontano dall'essere un approfittatore che vive del successo della moglie, il signor Pierce ha costruito silenziosamente il proprio impero, mentre la signora Hayes era evidentemente troppo occupata con la sua carriera e la sua relazione extraconiugale per accorgersene. L'aula esplose. I sussurri si diffusero tra la galleria come un incendio. I giornalisti economici digitavano freneticamente sui loro telefoni. Il team esecutivo di Victoria sembrava sbalordito. Inoltre, disse Jennifer, alzando leggermente la voce per farsi sentire sopra il trambusto, abbiamo prove documentate che la signora Hayes ha avuto una relazione con il suo avvocato, il signor Blake Morrison, per circa 8 mesi. Una relazione che ha incluso dichiarazioni fraudolente sullo stato finanziario del signor Pierce nelle pratiche legali, tentativi deliberati di svalutare i suoi contributi al matrimonio e una cospirazione per frodarlo della sua giusta quota dei beni coniugali. Jennifer tornò al nostro tavolo e tirò fuori una seconda cartellina. Questa conteneva l'indagine di call, foto, estratti conto, registri degli hotel, messaggi di testo. Tutto ciò che dimostrava che Victoria e Blake avevano pianificato tutto insieme. Il giudice Andrews prese la cartellina e la esaminò per 10 minuti in completo silenzio. L'unico suono in aula era il fruscio delle pagine e il respiro sempre più affannoso di Victoria. Infine, il giudice alzò lo sguardo. La sua espressione non era affatto soddisfatta. Signora Hayes, disse il giudice Andrews con voce abbastanza fredda da gelare il vetro, vorrebbe spiegare a questo tribunale come un uomo che guadagna oltre $500,000 all'anno possa essere considerato un approfittatore. Victoria aprì la bocca, ma non uscì alcuna parola. Guardò Blake, che fissava il tavolo come se volesse sprofondarci dentro. E lei, signor Morrison, continuò il giudice, sono particolarmente interessata a capire come lei, in qualità di ufficiale di questo tribunale, abbia potuto presentare documenti che affermavano che il signor Pierce avesse un reddito minimo, quando anche una semplice verifica avrebbe rivelato la verità. A meno che, naturalmente, lei non abbia deliberatamente scelto di non fare questa verifica perché non si adattava alla narrazione che preferiva. Blake si alzò barcollando. Vostro onore, mi sono basato sulle informazioni fornite dal mio cliente. Il cliente con cui lei ha una relazione, lo interruppe il giudice Andrews. Il cliente per cui ha un chiaro conflitto di interessi nel rappresentare. Si sieda, signor Morrison. Inoltrerò la questione all'ordine degli avvocati per una revisione. Blake si sedette come se le gambe gli fossero venute meno. Victoria piangeva ora, ma non erano lacrime di pietà. Probabilmente le aveva provate davanti allo specchio. Erano le lacrime di chi vede crollare in modo spettacolare le menzogne costruite con cura. Questo tribunale osserverà una pausa di 30 minuti, annunciò il giudice Andrews. Al ritorno, discuteremo una divisione equa dei beni che rifletta la realtà,
e non la fantasia apparente della signora Hayes sulla carriera del marito. E il signor Morrison è revocato immediatamente come avvocato di riferimento. Signora Hayes, le consiglio di farsi rappresentare da un nuovo legale che non abbia commesso violazioni etiche perseguibili. Il martelletto cadde con un colpo secco che sembrò un tuono. Durante la pausa, Victoria cercò di avvicinarmi nel corridoio. Jennifer si mise subito tra noi, ma Victoria la spinse da parte. Nathan, ti prego, disse con voce disperata. Dobbiamo parlare di questo. C'è stato un malinteso. Un malinteso. La guardai davvero, e vidi una sconosciuta. Victoria, hai cercato di dipingermi come un approfittatore in tribunale. Hai avuto una relazione con il tuo avvocato per 8 mesi. Hai chiesto il divorzio senza nemmeno preoccuparti di scoprire cosa faccio davvero per vivere. Quale parte di tutto questo è un malinteso? Non lo sapevo, disse debolmente. Non mi hai mai parlato della tua società. Non hai mai detto che guadagnavi così tanto. Non hai mai chiesto. In 12 anni di matrimonio, non hai mai chiesto nulla del mio lavoro. Hai solo dato per scontato che fossi ancora lo stesso uomo che avevi sposato, contento di vivere all'ombra tua, grato per le briciole di attenzione che mi lanciavi. Blake apparve alla spalla di Victoria, sembrava invecchiato di 10 anni in 30 minuti. Signor Pierce, forse possiamo discutere un accordo ragionevole. Non è più il suo avvocato, disse Jennifer con tono piatto. E qualsiasi cosa lei dica al mio cliente potrebbe costituire ulteriori violazioni etiche. Le consiglio di andarsene prima di peggiorare la sua situazione. Blake aprì la bocca, poi la richiuse. Guardò Victoria, e vidi passare qualcosa tra loro. Paura forse, o la consapevolezza che il loro piano era esploso in faccia. Quando tornammo in aula, Victoria aveva un nuovo legale. Melissa Grant, una delle migliori avvocate divorziste della città, che sembrava assolutamente entusiasta di ripulire il pasticcio altrui. Si avvicinò subito a Jennifer e chiese una conferenza privata. Sparirono in una stanza laterale per 20 minuti. Quando riemersero, Melissa aveva un'espressione cupa e Jennifer sembrava soddisfatta. Vostro onore, disse Melissa quando l'udienza riprese. La mia cliente desidera ritirare la precedente offerta di accordo e negoziare nuovi termini basati su informazioni finanziarie accurate. Immagino di sì, disse seccamente il giudice Andrews. Signor Pierce, è disposto a negoziare un accordo o preferisce che questo tribunale decida la divisione dei beni? Guardai Victoria. Stava fissando il tavolo, la sua compostezza perfetta completamente distrutta. Una parte di me voleva prolungare tutto, farla soffrire per settimane di udienze in cui ogni dettaglio della sua relazione e delle sue menzogne sarebbe diventato pubblico. Ma un'altra parte di me voleva solo che finisse. Volevo andare avanti con la mia vita senza di lei. Sono disposto a negoziare, dissi, ma voglio la piena trasparenza su tutti i beni, inclusi eventuali conti o proprietà che la signora Hayes potrebbe aver nascosto in previsione del divorzio. E voglio per iscritto che riconosca la natura fraudolenta della sua prima dichiarazione. Il giudice Andrews annuì con approvazione. Signor Hayes, accetta questi termini? Victoria annuì miseramente. Sì, vostro onore. L'accordo richiese altre 3 settimane per essere finalizzato. Victoria mantenne la casa, che comunque non volevo. Conteneva troppi ricordi di un matrimonio che si era rivelato un'illusione. Tenni anche la Hayes Corporation, ovviamente, e i suoi consistenti conti pensionistici. Io ottenni il nostro portafoglio di investimenti, che avevo gestito e fatto crescere significativamente negli anni. Presi la casa sul lago che avevamo comprato 5 anni fa, che a Victoria non era mai piaciuta, e ottenni un risarcimento in contanti a 7 cifre, negoziato da Jennifer, basato sul fatto che il reddito di Victoria superava di gran lunga il mio nei primi anni di matrimonio. I media economici si scatenarono con la storia. Accusa di cercare soldi al CEO si ritorce contro quando emerge il vero reddito del marito, titolava uno. Dirigente di alto livello scoperto in una relazione con l'avvocato un altro. La reputazione di Victoria subì un duro colpo.
Il consiglio di amministrazione della Hayes Corporation emise una dichiarazione a suo sostegno, ma diversi clienti importanti portarono silenziosamente altrove i loro affari. Blake Morrison affrontò un'indagine formale per questioni etiche. L'ultima volta che seppi, si era dimesso dallo studio legale e si era trasferito in Arizona per ricominciare. Sua moglie, che pareva intenzionata a divorziare da lui non appena Victoria avesse ottenuto l'accordo, lo spolpò durante le procedure di divorzio. A volte il karma ha un senso della simmetria davvero bello. Quanto a me, Pierce Capital Advisory va meglio che mai. La pubblicità ha addirittura aiutato il mio business. Nuovi clienti hanno iniziato a chiamare, dicendo di volere qualcuno che capisse sia di soldi sia di integrità, qualcuno che avesse costruito qualcosa di reale senza bisogno di pubblicità. Il mio team è cresciuto fino a 20 consulenti. Siamo sulla buona strada per gestire oltre $1 miliardo in asset entro l'anno prossimo. Ho comprato un attico in centro con finestre dal pavimento al soffitto e vista sulle montagne, arredamento minimalista, uno studio con 3 monitor e una pace completa. Nessuno che mente su dove si trova o con chi è. Nessuno che mi faccia sentire piccolo per aver avuto successo a modo mio. Circa 3 mesi dopo la finalizzazione del divorzio, ricevetti una chiamata da Victoria. Piangeva, diceva di aver fatto un terribile errore, che non aveva mai apprezzato ciò che avevamo insieme, che voleva riprovarci. Ascoltai tutto il suo discorso senza interrompere. Quando finì, dissi qualcosa che mi sembrò sorprendentemente facile. Victoria, hai passato 12 anni a guardarmi senza vedermi davvero. Hai creato una versione di me nella tua testa che si adattava alla tua narrazione, senza mai controllare se quella versione corrispondesse alla realtà. Questo non è un matrimonio. È un pubblico che assiste a uno spettacolo scritto da loro stessi. Ma Nathan disse, con la voce rotta, non significano niente 12 anni per te. Significano tutto per me. Mi hanno insegnato che il successo non vale nulla se la persona con cui lo condividi non ti rispetta. Mi hanno insegnato che essere sottovalutati può essere un vantaggio. E mi hanno insegnato che a volte la cosa migliore che può succedere è vedere la tua vecchia vita distrutta completamente, perché così si fa spazio a qualcosa di migliore. Riattaccai prima che potesse rispondere. Non c'era più nulla da dire. Victoria voleva riscrivere la storia, ma io avevo finito di far parte della sua. Oggi mi concentro sul lavoro, su costruire qualcosa che conti davvero. Sto frequentando qualcuno di nuovo. Elizabeth è professoressa di economia all'università. Intelligente, divertente e davvero interessata a quello che faccio. Parliamo di mercati e finanza comportamentale a cena. Mi fa domande sui miei clienti e sulle mie strategie. Mi vede per quello che sono, non per quello che vorrebbe che fossi. Stiamo andando piano. Nessuna fretta di definire o fare grandi dichiarazioni. Solo 2 persone che si conoscono onestamente, senza finzioni o spettacoli. La settimana scorsa incontrai Gerald Hayes a un evento di beneficenza. Il padre di Victoria, l'uomo che aveva fatto quel brindisi al nostro matrimonio dicendo di essere felice che sua figlia avesse trovato qualcuno con i piedi per terra e pratico. Si avvicinò con cautela, probabilmente aspettandosi rabbia o risentimento. Invece gli strinsi la mano e chiesi come stavano i suoi nipoti. Nathan disse piano, ti devo una scusa. Sapevo della tua azienda. Lo sapevo da anni. Avrei dovuto dirlo a Victoria. Avrei dovuto farle prestare attenzione a quello che stavi costruendo. Davo per scontato che lo sapesse. Gerald, non era tua responsabilità gestire il nostro matrimonio. Victoria ha fatto le sue scelte. Dobbiamo conviverci entrambi. Annui tristemente. Non sta bene. Sai, il consiglio spinge per le sue dimissioni. Troppi scandali, troppa drammaticità. Vogliono qualcuno che si concentri sul business. Sentii un piccolo dolore. Non esattamente compassione, ma neanche piacere. Solo il riconoscimento che le azioni hanno conseguenze. Spero che trovi quello che cerca, dissi. E lo pensavo davvero. Qualunque cosa sia. La verità è che non odio Victoria.
Non ci penso nemmeno più molto. È solo qualcuno che conoscevo. Qualcuno che mi ha insegnato che a volte le persone che dicono di amarti sono innamorate solo della loro versione di te. E quando il tuo vero io non corrisponde alla loro fantasia, ti incolperanno della loro delusione invece di ammettere che non ti hanno mai davvero conosciuto. Mi chiamo Nathan Pierce. Ho 39 anni e gestisco una società di gestione patrimoniale che sta per superare il $1 miliardo in asset. Guido un'auto comprata con i miei soldi. Vivo in una casa scelta da me e dormo sonni tranquilli senza chiedermi quali bugie si raccontino nella stanza accanto. Victoria mi ha chiamato cercatrice d'oro in tribunale, aspettandosi che crollassi sotto l'accusa. Invece ho dimostrato che a volte la persona più silenziosa nella stanza è quella che ha di più da dire. Basta darle il momento giusto per parlare. E quando quel momento è arrivato, quando il giudice Andrews ha chiesto a Victoria di spiegare come un uomo che guadagna oltre $500.000 all'anno potesse essere una cercatrice d'oro, vedere la sua faccia mentre capiva di essersi distrutta da sola è valso ogni attimo di silenzio che ho mantenuto per 12 anni. Alcune persone hanno bisogno di essere al centro dell'attenzione. Hanno bisogno dei riflettori, del pubblico, dello spettacolo. Ho imparato che il vero potere non si annuncia. Semplicemente è. Victoria voleva scrivere una storia in cui era lei quella di successo e io il parassita. Ma ha dimenticato che ogni storia ha due lati e che la verità non si cura delle tue preferenze narrative. Se ti è piaciuta questa storia, assicurati di iscriverti e lascia un commento qui sotto. Dimmi cosa avresti fatto al mio posto e non dimenticare di mettere like a questo video. Fino alla prossima volta. Ricorda che a volte la miglior vendetta è lasciare che gli altri ti sottovalutino fino al momento in cui conta davvero.